ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, come state? Come state? L'abbiamo messa al palo, gliele abbiamo cantate e adesso è qua con noi, eccola, la Razio. Comunque la mettiamo al lato che piano piano si sta trasformando nella mente creativa. Allora il video che vi ho messo il reel su Instagram è proprio questo, cioè quando la razio muore si trasforma in mente creativa. La razio al palo significa fa andare così a cavalluccio, no? Cioè ti conduco io, capito? Cioè, questa, la mente creativa, è quella che deve dominare la razio, e quindi, perché la razio, se esiste, c'è un motivo, no? È tutto divino, anche lei. Qual è il punto? Che dobbiamo conoscere, quindi il vero nemico non è questa, però questa, voglio dire, dobbiamo identificarla in qualcosa, ok? Il vero nemico è l'ignoranza. Allora, siccome noi stiamo conoscendo e sappiamo che la mente creativa, che è quella più grossa, deve essere messa a capo della mente razionale, va bene? Perché in questa dualità tutto ha un senso, tutto ha un motivo, tutto ha una buona ragione di esistere, un'ottima ragione di esistere. Quindi, intanto noi le facciamo esistere al palo. Quindi, allora, ragazze mie e ragazzi, state facendo un lavoro straordinario e benedetto, ci abbiamo dato dentro in questa settimana. Vi ho già detto nell'intro delle previsioni settimanali che quando, sapete, io sento l'ispirazione a galoppo faccio agire lei e questa mi dice, e questa, allora vi faccio un esempio: fai un video, lei, la mente creativa, a cosa serve la razio? A mettere la telecamera qua e a riprendere, ok? A questo serve la razio, ad agire l'intuizione, la mente creativa, ok. Svelato l'arcano. Svelato l'arcano, ragazze mie e ragazzi. Allora, oggi state studiando, no? State studiando, chiaro, le meditazioni le avete fatte? Ok. Le meditazioni sono piccolissime, lo dico per le ragazze nuove, avete visto che sono proprio pochissimi minuti, vanno fatte 3 volte al giorno almeno, soprattutto le due, no? Le altre due. E ce n'è una che va fatta una volta al giorno e le altre 3 volte, 2 o 3 volte al giorno, va bene? Perché? Perché quello è un lavoro su di sé. Cioè, se volete la libertà, ragazze mie, dovete farlo, c'è presenza costante. La libertà, ok, la libertà richiede impegno, richiede soprattutto l'unica virtù possibile. La libertà richiede coraggio. Coraggio, la virtù, la più grande virtù che serve per oltrepassare i limiti dell'ignoranza, della razio, chiamiamola come vogliamo. E quindi ci vuole coraggio, cambiare delle abitudini. Ogni 3 volte al giorno mi devo fare quelle meditazioni, 3 volte al giorno, cioè cambia la forma mentis, ok? Quindi, ragazze mie e ragazzi, do il benvenuto alle centinaia di ragazze nuove, con il mio caloroso benvenuto, studiate, e quindi studiate per credere, perché poi credere è un'attitudine naturale che ha l'uomo, siamo già un atto di fede, no? A chi ci serve lo studio? Essendo menti razionali, occidentali, è la conoscenza che rende l'uomo libero, la conoscenza a più livelli, dai libri, poi la conoscenza intuitiva è quella che non può essere messa in dubbio, che non è opinabile, che non può essere più messa in dubbio, perché grazie alla conoscenza intuitiva tu hai la libertà, cioè libertà dalle credenze limitanti, no? Quindi, ragazze mie e ragazzi, allora oggi partiamo subito. Partiamo subito e andiamo a vedere come si comporteranno i nostri grandi archetipi, energia maschile e femminile. Vedete dove io leggo energia maschile da questa parte, energia femminile da questa parte, e sono energie collettive che si manifesteranno durante la settimana in vari ambiti della tua vita, in amore, relazioni di amicizia, relazioni di lavoro, in vari ambiti. Ok, parto subito, ragazzi miei, lasciatevi ispirare, ok. Allora, vediamo un po', ecco, le statuette già iniziano a cadere, lo scotch ormai si sta scocciando, lo scotch si sta scocciando, ok. Allora, andiamo a vedere il nostro maschione, guarda, sta cadendo, no, guarda, ok. Andiamo a vedere il nostro maschione, non ci posso credere.
Allora, dai ragazzi, fermi, dai, ok. Allora, andiamo a vedere l'energia attuale del nostro maschione in questa settimana, non in questa settimana, l'energia attuale del nostro maschione. Facciamo le previsioni del lui lei dalla settimana che va dal 29 luglio al 4 agosto, vediamo come parte questo agosto. L'abbiamo visto già nelle previsioni settimanali, non vi voglio spoilerare niente per chi non l'ha visto, che c'è proprio un rilascio bellissimo. Allora, energia attuale del nostro maschione nei confronti di lei o energia attuale del maschile? Vediamo. Energia attuale del maschile. Sette di denari. C'è un maschile che sta pensando, sta attendendo. C'è un maschile, il sette di denari mi parla di un maschile che sta attendendo, ma anche che sta pensando, sta riflettendo per aver seminato dei frutti in qualcosa. Può essere un lavoro, può essere una relazione, o sta pensando a una persona, o alla relazione con una persona, o sta pensando e sta attendendo, intanto gode dei frutti già seminati nella sua vita a livello spirituale, a livello di consapevolezza. C'è questa energia qui. Vediamo qua che c'è. Il Papa. Qua c'è un maschile che ha integrato delle lezioni spirituali importanti con il Papa. Il Papa è proprio l'integrazione delle lezioni spirituali che ti danno la direzione e sta riflettendo su queste lezioni spirituali integrate. A un altro livello il Papa ci parla di una persona che sta attendendo probabilmente degli assunti importanti di lavoro. Ok, come energia attuale, quindi diciamo come la sua energia è quella di attendere degli assunti importanti di lavoro o degli assunti importanti. Vediamo i pensieri di lui, quali sono in questa settimana, o quali sono i pensieri di lui nei confronti di lei o i pensieri del maschile a seconda della carta che esce. I pensieri di lui. È un po' teso mentalmente, 5 di spade. Forse ci sono tensioni legate a questi assunti importanti che ha. Probabilmente sì, perché me l'hanno messa come prima carta, 7 di denari il Papa. I suoi pensieri è un po' teso per degli assunti di responsabilità, degli assunti importanti. Tra lui e lei ci può essere alcuni lui e lei tensione o no contact e sta aspettando assunti importanti come priorità e ci può essere tensione rispetto a lui e lei, un po' di rancore, un po' di tensione, un po' che faccio, che non faccio. Regina di spade. Ci può essere tensione o hanno litigato, c'è tensione con una lei. Vediamo. Che cosa prova lui per lei o cosa ha nel cuore lui? Cosa ha nel cuore l'energia maschile? Ha un'energia bellissima nel cuore, il 3 di coppe. Allora, qua c'è, le energie maschili hanno un'energia bellissima nei confronti di lei, di amicizia, di apertura, di condivisione, di diversione. Possibile che stia attendendo, possibile che ci siano contact per molti di energie maschili, però nel loro cuore vorrebbero celebrare, stare insieme, fare festa. C'è tensione qua nella mente, come faccio a fare questa cosa che il mio cuore mi dice? Intanto aspetto. C'è un po' di questa energia qua, vedi, asso di bastoni, il suo cuore vorrebbe avere un'opportunità. Il cuore del maschile. Vediamo qual è il blocco di lui nei confronti di lei e nei confronti della connessione. Il mondo, può esserci una distanza geografica o può esserci una tappa difficile che fa fatica a superare, perché il mondo mi parla della chiusura di una tappa e l'apertura di una nuova tappa di vita, no? Al blocco mi dice si è chiusa una tappa, ma si fa fatica a fare il passo, tant'è che abbiamo un'attesa, 5 di spade, però il suo cuore vorrebbe, è caduta di nuovo, guarda tuo, vabbè dai, mettiti come vuoi, il mondo, il diavolo, forse c'è un po' di orgoglio a anche riconciliarsi, un po' di orgoglio ad ammettere alcune cose. Va bene, vediamo da questa parte. Allora, come sta il femminile? Qual è l'energia del femminile nei confronti del maschile o l'energia del femminile? A seconda delle carte che escono.
Allora, energia del femminile nei confronti del maschile, energia attuale di lei nei confronti di lui, energia attuale di lei, energia attuale di lei, energia attuale di lei. Cavaliere di denari. Lei ha un'energia di fare dei passi secondo i suoi tempi. Cavaliere di denari, lei ha un'energia concentrata anche sulle sue cose. Vedo lei come energia predominante, attuale, concentrata nel suo lavoro, nelle sue cose, in ciò che le dà concretezza. Ha intenzioni verso un lui, laddove ci fosse un lui o un'altra persona, di fare dei passi, però con i suoi tempi, cioè vado piano piano. 8 di spade. Ha intenzione di fare dei passi rispetto a una situazione di blocco, però piano piano, soprattutto vedo una lei concentrata sulle sue cose lavorative. Vediamo i pensieri di lei nei confronti di lui o i pensieri di lei. Re di coppe, ha lui nei pensieri e ha intenzione di fare dei passi piano piano verso un lui, c'è proprio un lui nei suoi pensieri, re di coppe. Sì, abbiamo energie femminili che hanno proprio molte energie femminili, se mi esce proprio un maschile nella sua testa, che può essere anche una donna con energia primariamente maschile, no? C'è proprio una persona nella sua testa, una persona nella sua testa, una persona a cui pensa molto, la forza, e con la quale vuole mettere sforzo, impegno, vorrebbe recuperare qualcosa, o comunque c'è una persona nella sua testa, una persona di spessore emozionale, o può essere un segno d'acqua o ascendente d'acqua, Luna o Venere in acqua. Vediamo comunque la simbologia del re di coppe. Lei ha in mente una persona che stima da un punto di vista emozionale, una persona matura a livello emozionale. Ok, cosa ha nel cuore lei? Cosa prova per lui o cosa ha nel cuore lei? 9 di bastoni, è un po' di paure rispetto a questa persona che sta pensando, un po' sulla difensiva. Certo è che lei, allora qua c'è energie femminili che hanno una persona nella testa, di un certo spessore, di un certo calibro emozionale, però hanno un po' di remore a fare dei passi. Le vedo più concentrate su di loro. Vedi il 6 di spade, forse non l'hanno passata bene a livello emozionale e quindi ci vanno piano piano. Ok, vediamo, può essere che entri un lui in questa settimana, o una persona, insomma. Qual è il blocco di lei nei confronti della relazione, della connessione, oppure il blocco di lei da superare in questa settimana? La sfida qual è? Un dolore, 3 di spade, come ti dicevo qua, non se la sono passata bene ultimamente. Il blocco di lei è quella di oltrepassare una chiusura o con un'altra persona, se conoscono questa persona nuova, oppure superare proprio un dolore emozionale che hanno avuto con questa persona. Ma come sappiamo, il dolore emozionale, le ferite non ci vengono mai provocate dalle persone. Le persone sono persu, come dicono gli etruschi, ossia maschere del divino. Quindi le persone sono una tua proiezione affinché tu possa accogliere le emozioni, che sono lo strumento, la chiave di volta che ti avvicina all'amore, come vi ho spiegato bene nel video Fiamme gemelle, anime gemelle, la chiave assoluta di tutte le relazioni. Quindi lei sta in un processo di trasmutazione. Ok, andiamo a vedere da questa parte. Vedi, qua c'è il mondo fatica a fare il passo, però ha nella mente questa persona. Tra l'altro il re di coppe nella mente, come simbologia re di coppe, è una persona di cui ci si può fidare a livello empatico. Quindi diciamo che anche questa energia che lei ha proiettato o proietterà in questa settimana di questa persona è un'energia che l'accompagna nel processo di trasmutazione, perché è una persona vicina empaticamente. Ok, allora vediamo da quest'altra parte. Quindi abbiamo visto adesso come stanno a livello interno. C'è sempre una simile energia tra lui e lei comunque. Vediamo adesso nei fatti cosa accade. Allora, le intenzioni di lui nei confronti di lei quali sono? Le intenzioni del maschile nei confronti del femminile. Le intenzioni di lui nei confronti di lei. Le intenzioni di lui nei confronti di lei. Fatevi lo screenshot. 2 di coppe.
Le intenzioni sono quelle di darle amore, due di coppe. Qua c'è un uomo innamorato o una donna, insomma, con più energia maschile. E le intenzioni sono quelle del due di coppe, di riconciliarsi, di stare insieme, fare il passo. C'è amore qua, ok? C'è amore. 6 di bastoni, avere successo in questo. Vediamo cosa farà nei fatti. Queste sono le intenzioni. Cosa faranno le energie maschili in questa settimana nei fatti? Nei confronti di lei? Le azioni di lui nei confronti di lei in questa settimana? Non sanno come. 2 di spade. Devono prendere una decisione. Hanno questa energia, però la mente, guardate come sta con la mente. 5 di spade. Eccola. Eccola. Aspetta. Ti aiuto, bello mio. Aspetta che ti aiuto. Vado a prendere una cosa. Ti aiutiamo noi. Ti aiutiamo noi a trasformare la razio nella dea Arazzor. Allora, ti aiutiamo noi, guarda, ti aiutiamo noi. Facciamo quest'atto psicomagico, bruciamo la razio, ecco, bruciamo la razio, bravo, vedi? Bruciamo la razio, ti metto un po' sul 5 di spade, ecco, ti metto la dea Arazzor qua sopra, ok. Ok, quindi l'abbiamo sistemato, quindi non sa bene cosa fare, vedi? La temperanza, guarda, nelle azioni deve prendere una decisione di parlare, la temperanza, di mettere in equilibrio, se ci sono queste situazioni di tensione, di fare il passo, dare il passo, no? Ok, vediamo qual è l'energia finale, vediamo se ha già agito la dea Razor, vediamo, energia finale di lui nei confronti di lei. 8 di coppe, arriva un cambio, ha agito la dea Razor. 8 di coppe, arriva un cambio, è regina di denari, qua c'è un lui che vuole anche riacquistare la fiducia di una lei, no? E io qua vedo 2 2 e qua vedo 3. Allora, per alcune di voi c'è dualità, c'è scelta tra due persone o c'è scelta da fare. Allora, siccome quando faccio le stese è per te che stai guardando, se questo è il tuo caso, il tuo lui o la persona che c'è da questa parte prenderà una scelta, farà una scelta di dare amore a te, quindi da 3 passiamo a 2. Se aveva delle responsabilità di natura matrimoniale o altro, da 3 passiamo a 2. Almeno questo è l'intenzione, e di fare un cambio questa settimana. Vediamo di che natura è questo cambio dell'8 di coppe. Il matto chiarissimo di fare un salto verso il nuovo, una opportunità di mettersi alle spalle il passato e lanciarsi in questa opportunità. Quindi questa è la scelta che farà. Io non so se è il tuo caso questo e la agisce questa scelta in questa settimana o c'è da attendere un pochino. Fatto sta che il mondo al blocco è un grande passo da fare. Per tutti gli altri casi io qua vedo che qua c'è tensione, il cuore dei maschili vuole condividere, riconciliarsi, un po' di remore nel fare questo passo, forse per una distanza, forse per una tappa che si sta elaborando ancora. Fatto sta che io vedo che l'energia di questa settimana è quella di voler condividere amore con te. Non sa bene cosa fare con il 2 di spade, ma io credo che in questa settimana si lancerà nel fare anche un atto folle, qualcosa di boom, ok? Penso, ma poi arriva la dea Razor e mi fa fare il salto, capito? Ok, la fede, no? Il salto di fede, il matto si lancia dal dirupo, il salto di fede. Ok, poi li andiamo a chiarire con i miei tarocchi. Vediamo un po' da questa parte quali sono le intenzioni di lei nei confronti di lui, nei confronti dell'energia maschile. Vediamo. Le intenzioni di lei nei confronti di lui o nei confronti dell'altro fuori da sé, no? Le intenzioni di lei nei confronti di lui. Anche lei c'è il 3 di coppe, 3 di coppe e 3 di coppe. Beh, lei, guarda, nelle sue intenzioni c'è quelle di superare questa frattura del 3 di spade, no? E quindi le intenzioni sono quelle di condividere insieme, magari anche insieme a degli amici, prendersi un caffè, fare un aperitivo in più insieme a lui o riconciliarsi proprio.
Vabbè, le intenzioni sono quelle di riconciliarsi, di passarlo bene, perché il fatto che non l'abbia fatto, 10 di bastoni, questa situazione era pesante. Mm. Vediamo quali sono le azioni che l'energia femminile farà nei confronti dell'energia maschile in questa settimana. 9 di denari. Qua, qua, qua nessuno fa niente. Hanno le stesse intenzioni, nessuno fa niente. 9 di denari mi parla che lei ha intenzione di riconciliarsi o di stare bene insieme, però col 9 di denari mi dice ha molto amor proprio, 9-9. I 9 sono energia di amor proprio, no? Cioè di più individualismo, in questo senso. Quindi con i suoi tempi, le sue intenzioni sono quelle di stare bene con lui o di stare bene con gli amici, con una persona in particolare, però con i suoi tempi. Diciamo che questa è la settimana in cui lei ha molto amor proprio e condivide, diciamo che si fa più invitare, ecco, si fa più invitare, va bene? Perché come vedevamo già dalla prima carta, sta mettendo anche delle basi per le sue cose personali, no? O comunque sia sulle sue cose personali, seppur c'ha nella mente una persona e sul cuore un po' di remore, fa fatica un po' a fare il passo. Diciamo che viene più invitata e se viene invitata va. Ecco, questo è. Perché nelle sue azioni la vedo che comunque sta più sulle sue col 9 di denari, mi spiego? L'8 di denari, chiarissimo, questi tutti i denari mi parlano che lei avrà anche delle soddisfazioni sul profilo lavorativo, magari esce con i colleghi anche, va bene? O con le persone che lavorano con lei, o con quelle 2-3 persone con le quali lei si sente bene, magari anche a parlare di questa persona. Però soprattutto nelle sue azioni c'è una concentrazione in delle situazioni lavorative che la rendono soddisfatta, va bene? Soddisfatta, ok. Energia finale di lei nei confronti di lui e nei confronti dell'altra persona. Il 2 di bastoni, sì, lei viaggia secondo i suoi tempi. Lei non fa niente che non sia per il suo amor proprio in questa settimana. Se viene invitata va, se non viene invitata se la gode nel suo lavoro perché ci sono dei risultati di natura economica in questa settimana che la faranno sentire bene. Nel frattempo, rispetto a una persona col 2 di bastoni, lei pensa. Qua per molte energie ci sono delle lei che hanno un lui a distanza, fanno un po' fatica a fare il passo, magari c'è anche un po' di orgoglio in mezzo, però ti dico, c'è un po' di orgoglio delle lei nei confronti di un lui. Hanno intenzione di riconciliarsi ma non fanno niente, c'è un po' di questo orgoglio, nel frattempo pensano a una persona, però non denigrano l'uscire con gli amici, fare festa insomma con gli amici. Se invece molte di loro possono incontrare un lui in questa settimana ad una festa con degli amici e aspettano che sia l'altro a fare il passo, stanno un po' sulla difensiva, ok? Da questa parte abbiamo un lui che se è singolo, io qua vedo che c'è un lui che si innamora di qualcuno, non sa bene cosa fare, alla fine rischia di mandare un messaggio, di fare un gesto limite, va bene? Di qua vediamo lui che ha un 2 di coppe, una lei che ha il 3 di coppe, quindi qua lei ha un'energia un po' più individualista, un po' più amicale. Lui ha più energia d'amore, cioè di condivisione di coppia, va bene? E laddove vuole riconciliarsi, sì. Adesso andiamo a chiarirci con i mini tarocchi. Vediamo. Tu stai riprendendo? Sì. Allora, vediamo un po'. Energia attuale di lui nei confronti di lei. Energia attuale di lui nei confronti di lei. 7 di denari. 6 di spade. Qua c'è un allontanamento o una distanza tra tutti e due, o una distanza per lavoro e sta aspettando, oppure c'è un allontanamento. 6 di denari. Io credo che molti di lui lavorano fuori, stanno lontani per lavoro, oppure c'è un allontanamento e ancora non si dà, non c'è equilibrio di riconciliazione come energia attuale. Vediamo i pensieri di lui nei confronti di lei, 5 di spade. I pensieri di lui nei confronti di lei, 5 di spade. 6 di bastoni.
6 di bastoni mi parla di un'energia di riuscita. Lui vuole risolvere delle contrarietà con una lei, oppure vuole riprendersi in mano la situazione perché sta un po' con la razio nella mente. Se vuole avere successo o in una conversazione o... Vedi qua c'è il 2 di denari. Qua ci sono molti lui che vogliono riequilibrare le cose tra amore e lavoro. Vogliono avere successo in entrambe le cose. Qua c'è tensione perché non sanno come fare. Oppure ci sono dei lui che nella loro mente hanno primariamente l'esigenza di portare avanti delle questioni lavorative importanti che gli prendono la mente, insomma, avere successo in questioni che gli danno tensione di natura lavorativa, 2 di denari, vedi l'imperatore. Sì, vogliono avere successo nelle questioni lavorative e sistemare anche con l'amore, ma questa è la priorità. Vediamo il 3 di coppe nel cuore. Cosa prova lui per lei? 3 di coppe. La luna. Qua ci possono essere 3 persone pure, e lui ha tanta paura, ha dei dubbi, non sa cosa fare. Oppure ci sono paure legate, delle paure nel cuore, cioè quando c'è la luna nel cuore, no? Sappiamo che la confusione emozionale, c'è confusione emozionale, vuole una cosa ma non è in grado di farla. Confusione emozionale, infatti qua non c'è chiarezza emozionale, asso di spade, un po' di confusione emozionale. Vediamo il mondo al blocco. Qual è il blocco di lui nei confronti di lei? La comunicazione, l'8 di bastoni. Comunicazione, forse sono state dette o fatte delle cose su internet, su WhatsApp, sui social, che hanno dato mala comunicazione, fraintendimenti comunicativi. 8 di bastoni è il mondo è anche internet, no? Oppure c'è assenza di comunicazione e si è rimasti con quello che si era detto in precedenza e sta generando questo un po' di tensione. Vedi, asso di coppe. C'è un lui che non si decide a comunicare un'opportunità d'amore. Questo anche così. Vediamo le intenzioni di lui nei confronti di lei, 2 di coppe. Asso di denari. Allora, io ti dico, qua c'è lui innamorato, vuole un'opportunità in concreto. Se ci sono 2 persone, siccome quando leggo le stese in questo caso, se è rivolto soprattutto a te che stai guardando in qualità, se hai una persona di interesse, perché sei tu che stai creando il tuo film adesso, no? Quindi il 2 di coppe, l'asso di denari, mi dice che c'è un lui che sente qualcosa di importante, nelle sue intenzioni c'è la proposta di una cosa in concreto e può avere dei dubbi, magari c'è un'altra persona o dubbi riguardanti a come avere, al di là se c'è una terza persona o meno, come avere questa opportunità. Vediamo un po' le azioni che farà lui in questa settimana col 2 di spade. Che azioni farà lui nei confronti di lei in questa settimana? Il matto. Il matto, vedi che mi è uscito alla fine ha vinto Dea Razor e non la Razio. Vedi, allora qua alla fine tanto pensare, penso, che faccio, che non faccio, che faccio, che non faccio, il cuore batte, penso che alla fine il matto mi parla di un volo, di un inizio. Prendo una decisione, mi faccio guidare dall'istinto, è una decisione istintiva, vedi 9 di spade, perché la mente lo sta rovellando. Farà un'azione istintiva. Di che si tratta questa azione istintiva? Il matto, vediamo il matto, re di spade. Un'azione istintiva, però con re di spade mi dice che ci ha pensato molto, istintiva perché si è chiarito le idee. Farà un'azione istintiva perché si è chiarito le idee, oppure per alcune di voi sta pensando tra l'istinto e la ragione. E poi alla fine vediamo che qua c'è il matto. Vediamo? Fammi vedere qua alla fine cosa accade con l'8 di coppe e il matto. Energia finale di lui nei confronti di lei, 8 di coppe e matto. 8 di coppe e matto, 8 di coppe e matto, 8 di coppe e matto. Il mago, comunicazione, comunicazione per un nuovo inizio. Poi 10 di bastoni. Il 9 di denari, qua abbiamo il 9 di denari. Allora, qua c'è un lui che vede una lei in modo incredibile, incredibile, meravigliosa, bellissima, così come il 9 di denari.
Che succede? Che qua lui parlerà a questa lei, o parlerà a questa persona che la vede incredibile, che la vede realizzata magari da un punto di vista, vari punti di vista, anche economico. C'è un lui che parlerà a lei, oppure la vede realizzata nella sua autonomia, tant'è che lei non fa niente, si lascia invitare, cioè e c'è una sorta di mistero per come lui guarda lei. Alla fine lui parla o lui comunica, vuole un inizio perché questa situazione è pesante nei confronti di lei. Vedi, 9 di coppe. Qua c'è un lui, allora, che vede una lei in modo quasi raggiungibile, che la vede sulle sue, che la vede che quasi non gli interessa a lui, questo mi sta arrivando, no? E alla fine chiama, fa qualcosa. Vediamo due altre, energia finale di lui nei confronti di lei, vedi l'8 di coppe di nuovo è uscito. E il 9 di coppe. Sì, allora, qua lui farà qualcosa verso di lei. E lei, diciamo, se la prende con calma. Vedi il 3 di coppe, un po' per riconciliarsi, magari mette gli manda un messaggio, mette un like, lei si trova soddisfatta che lui fa questa cosa, cioè lui non denigra di dare apprezzamenti importanti a una lei, ecco, questo è il senso. Però secondo me, fammi vedere che energia ha il mago nei confronti di lei. Il 3 di coppe di nuovo, questo 3 di coppe è ridondante sempre. Allora, qua c'è un lui che è perso per una lei, ma non lo vuole ammettere nemmeno a se stesso. Oppure quando l'ha ammesso c'è rimasto fregato. Questo è il senso, va bene? E magari fa vedere tutt'altro sui social. Questo è il senso. Questo è il senso. Quindi qua c'è un lui che a tutti i costi vuole stare con una lei, che la vede inarrivabile, raggiungibile, 9 di denari, 9 di coppe. Sta cercando di chiarirsi le idee, nel frattempo sonda anche il terreno. Questo è il senso. Però vorrebbe 2 di coppe a sui denari, mi spiego che voglio dire. C'è un po' di... Come glielo dico, come glielo faccio, poi intanto metto un like, intanto mi scrivo qualcosa, magari faccio vedere tutto il contrario sui social, confusione emozionale, sono teso, che faccio, aspetto, cioè fa un po' un casotto questo. O lo sta già facendo, molti di voi potete aver già riscontrato questa energia, mi spiego? Vediamo da questa parte. Allora, dove stanno i miei tarocchi gli altri? Eccoli. Allora, vediamo. Energia attuale di lei nei confronti di lui. Tu no, stai riprendendo. Aspetta, c'è la lei che si stava addormentando. Mannaggia, ecco. Allora, aspetta, metto la... Ma guarda qua, queste peripezie tutti i giorni. Ah, se metto questa qua dietro, vediamo. Allora, vediamo. Energia attuale di lei nei confronti di lui con il Cavaliere di Denari. Energia attuale di lei nei confronti di lui con il Cavaliere di Denari. Guarda, di nuovo, ma guarda che... Niente, la lei non vuole stare ferma. Allora, l'energia attuale di lei, Cavaliere di Denari. La Regina di Coppe, io la vedo fluire a lei, Qua abbiamo Re e Regina di Coppe, qua ci sono... c'è una coppia di potere, cosa vuol dire? Che emozionalmente sono molto legati, empaticamente, cioè le emozioni si sentono con le emozioni, si sentono molto forte con le emozioni. Allora, energia attuale, anche lei vorrebbe fare dei passi verso di lui, però non li fa. Non li fa perché sta un po' sulla difensiva, vuole vedere più che altro che cosa fa lui e cosa riceve, mi spiego? Vedi la luna c'ha pure lei, vorrebbe fare dei passi, non lo fa, ha un po' di timore. Dall'altro abbiamo 9 di bastoni, 3 di spade, qua il blocco non fa azioni, ma si lascia per lo più invitare, cioè riceve lei, riceve, no? Vediamo i pensieri di lei nei confronti di lui, Re di Coppe. Vedi 5 di spade. Lei è un po' combattuta nei pensieri rispetto a quest'uomo qua, o rispetto a questa persona. Sta pensando, lui è un po' combattuta, perché forse ci sono altre persone, 5 di bastoni, 3 di spade, 3, 3, 3. È possibile che qua qua si abbia un colpo di fulmine in questa settimana e ci sono rispettivi fidanzati da una parte e dall'altra o da una parte sola, c'è un po' così, ma l'amore funziona così. Voglio dire, se tutto quello che ci arriva è funzionale
andare oltre le nostre paure, i nostri attaccamenti, cioè l'amore mica lo puoi controllare, le emozioni non le puoi controllare, la mente razionale. Se arriva qualcosa per cui ti innamori, qua c'è questo qua che si è innamorato di una lei, magari c'è un'altra persona, beh, la vita ti dice, adesso non è che puoi controllare, devi accogliere questa emozione, punto e basta, e fare i conti con quello che il tuo film ti sta proiettando davanti. Ok, vediamo questo 9 di bastoni. Oppure qua semplicemente c'è una lei che sta pensando a lui e c'ha 5 di bastoni, un po' di tensione, magari hanno litigato, mi spiego, oppure hanno discusso, però se la intendono da un punto di vista emozionale. Vediamo, o può accadere in questa settimana, che lei magari pensa a lui che ha conosciuto con degli amici, può succedere questo anche. Io dico tutto quello che vedo, no? Leggo ragazze, poi voi lo applicate e poi se non vi risuona durante la settimana so che vi risuona sempre già dopo 48 ore. 9 di bastoni. Allora, cosa prova lei per lui? 9 di bastoni. Sì, il matto, lei vorrebbe lasciarsi andare con il matto, ma c'è un po' di remore, no? Perché c'è un po' di 3 di spade, no? Che faccio? Mi lascio andare, no? Vorrei lasciarmi andare. Vediamo. Il 3 di spade al blocco, cioè qual è il blocco di lei nei confronti di lui e nei confronti dell'apertura all'altra persona. Il 7 di denari, un'attesa, sta aspettando di elaborare un dolore emozionale, sta aspettando. Non sa se si può anche investire in questa persona, non vuole sbagliare l'investimento su questa persona. Qua abbiamo 7 denari, qua 7 denari, sta aspettando, oppure il lavoro, lei è bloccata dal lavoro di lui, può essere anche questo. Per alcune, io ripeto ragazzi, adattatela perché siamo a migliaia. Vediamo un attimo, ragazzi, le intenzioni di lei nei confronti di lui con il 3 di coppe in questa settimana. L'eremita, sì, lei ha intenzione di fare pace o celebrare o prendersi un caffè insieme, però ci va cauta, tant'è che nelle azioni c'è il 9 di denari che mi parla, sì, ho intenzione di fare questo ma ci vado cauta. Vediamo questo ci vado cauta, qua c'è il Papa perché ho le mie credenze, ho il credo in certe cose, ci vado cauta, o lui è sposato o fidanzato. Cioè può anche succedere questo. Vediamo un attimo questo 9 di denari. Le azioni di lei nei confronti di lui in questa settimana, 9 di denari. Regina di denari, no, lei sta sulle sue, aspetta che riceva l'invito. Concentrata sulle sue faccende di lavoro e di denaro che le vedo andare benissimo, tra l'altro, e questo è una cosa buona, no? E vedo proprio raggiungere una certa autonomia e anche delle cose per fare degli investimenti in più. Io qua vedo nelle sue azioni c'è regina di denari, io mi sto al posto mio, radicata a madre terra. E cosa vuol dire? I denari sono la terra, no? Come ci insegniamo sempre, la terra, che sono i denari, radicata a ciò che io sento, veramente alla mia vera natura. Ecco, al mio amor proprio, alla mia vera natura. Vediamo questo 2 di bastoni. Energia finale di lei nei confronti di lui, 2 di bastoni. Paggio di spade, infatti sta un po' sulla allerta, no? La luna, un po' di dubbi, paure per prendere una decisione. 6 di denari, guarda, la vedo più che altro concentrata sulle sue cose con il 6 di denari. Però ti dico anche un'altra cosa, e qua c'è l'asso di spade, e qua vedo che avranno anche delle comunicazioni che di intendimento, e si parleranno sulla base delle paure che hanno elaborato all'interno. Vediamo due altre, energia finale di lei nei confronti di lui, 2 di bastoni. Il 9 di coppe, anche da questa parte, 9 di coppe, 9 di coppe. Vedo molta energia autonoma, di amor proprio. E il 9 di bastoni. Nella misura in cui lei parla con l'altra persona fuori da sé, che può essere una persona di interesse, una persona nuova, io vedo che lei parla da una prospettiva di riservatezza sua, cioè molto radicata in se stessa. E cosa succede da questa parte? Che i maschili vanno in tilt, va bene? Perché di qua abbiamo il 2 di coppe con l'asso di denari, non di qua. Quindi vedo l'energia femminile nella loro riservatezza, nella loro prudenza, nel dire sì ma non troppo,
E loro lo stanno facendo per una elaborazione personale, hanno raggiunto un grande amor proprio, nonostante si sentano molto connesse con questa persona, però diciamo che lo fanno con consapevolezza, ecco, non si buttano, cioè ci sarebbe l'istinto qua che sta chiamando, no? Ma soprattutto il matto nel cuore cosa ci dice, no? Perché noi stiamo lavorando tanto sul canale e quindi come lo portiamo a un livello superiore? Loro vorrebbero lasciarsi andare con il matto perché ci sono delle emozioni che stanno protraendo da tempo di risoluzione, cioè delle emozioni che vogliono integrare completamente. Questa è la settimana in cui loro integrano quelle emozioni che grazie a un'altra persona gli si stanno scatenando dentro. Però vedo che le integrano nel modo giusto. Mi spiego, regina di denari, 9 di denari, e non c'è disperazione qui per le emozioni, ma c'è soprattutto accoglienza e il potere relativo all'aver accolto le proprie emozioni. Questa è la settimana in cui le lei prendono potere dall'aver accolto le loro emozioni. Per esempio, da rabbia si trasforma impeto guerriero e se la godono mettendo questa forza nell'impeto guerriero soprattutto nelle cose che a loro interessano personalmente. Regina di denari, 9 denari, lavoro, casa, famiglia, più che concedersi all'altro, seppur utilizzano l'emozione che l'altro gli scatena come evento, ente, entità, perché c'è una connessione emozionale importante in questa settimana che le fa lavorare sulle loro emozioni e sulla loro natura vera, va bene? Quindi all'altro si mostrano così. Nel frattempo loro accolgono l'altro come emozione e riversano la forza che gli arriva grazie all'emozione che hanno integrato nelle loro cose pratiche, andando prudente con l'altro. Questo è il senso. Ok, quindi qua ci sono dei lui che fanno, delle lei che fanno impazzire i maschili. Adesso ci mettiamo i nostri oracoli lui lei che non lasciano spazio al dubbio, ma prima vado a mangiarmi un biscottino. Arrivo subito. Allora, ragazze mie e ragazzi, andiamo a vedere questo tutto come sta messo. Vediamo qua. Allora, vediamo un po' cosa confesserà lui a lei in questa settimana o cosa c'è dietro un like o cosa c'è dietro un semplice messaggio, questo azzardo che fa col matto, cosa c'è dietro a questa azione istintiva o cosa confesserà con quell'azione istintiva. Vediamo, vediamo. La momentanea assenza nel corpo è per noi eterna presenza nello spirito. Chi non si sta vedendo, lo vediamo qua, 2 di coppe, asso di denari, cioè sente molto nello spirito la presenza, e te l'ho detto, la vede così. 9 di coppe, 9 di denari, perché qua abbiamo 2 di coppe, ricordiamo, le sue intenzioni sono queste e vede una lei che non lo calcola, o comunque che sta più sulle sue, va bene. Vediamo ancora cosa c'è dietro. Lui a lei. Stasera faccio l'amore con te. Allora, questa carta, quando ho scritto questa carta, stasera faccio l'amore con te, lui ha un desiderio irrefrenabile di fare l'amore con lei. 2 di coppe, asso di denari. Se non si può vedere, come si fa l'amore con lei? A ognuno la sua immaginazione. Quando ho scritto questa carta era che, avete capito, insomma, lui pensa a lei anche se lei non c'è. Ecco, questo è, quindi, ti ho detto, guardate come si parlano lui lei con queste, ti ho detto che lei è proprio la donna dei sogni questa settimana. Vediamo ancora lui a lei. Mi è strappato il cuore. Lo sappiamo. Mi hai strappato il cuore, 2 di coppe, asso di denari. Quindi c'è un lui che ha avuto un colpo di fulmine o un lui innamorato di una lei. E quindi sta tutto confuso, che faccio, che non faccio, e poi alla fine c'è questo matto. Mi è strappato il cuore. Si lascia andare ai suoi istinti, si lascia andare a quello che sente, insomma, va bene? Adesso io voglio vedere nel lui, ci mettiamo ce la, ce la mettiamo il regno gregorico. Ci mettiamo l'Orazio. Vogliamo vedere al nostro omaccione, al nostro bonaccione, al nostro signorotto quale
quale problema della razio c'ha. E ti dico una cosa, io metterò solo il regno gregorico oggi su di lui, perché qua abbiamo visto che c'è l'egregorico, no? Che faccio, che non faccio, che faccio, il cervello, che faccio, che non faccio, in quei di spade, due di spade, ok, re di spade, voglio chiarirmi le idee, e quindi io ti metterò solo la carta del regno gregorico, bello mio, non ti devi preoccupare, noi stiamo qua per aiutarti, capito? Allora, vediamo un po'. Ehi ragazze, che io mo sto parlando di lui, molte di voi ci sono già arrivate, io sto parlando della mente, che è comune a tutti noi. Quindi, vediamo un po', qual è il regno della razio che noi trasformeremo nella dea Razor? Vediamo, qual è, allora mettiamo qua la razio, eccolo qua, allora, che cos'è che ti sta passando per la testa? Vediamo, che cos'è che ti sta passando per la testa? Vediamo qual è il blocco di lui nei confronti di lei, che non riesce a fare il mondo che sta qua al blocco, vediamo, che poi alla fine fa col matto. Vediamo. Qual è il blocco? Qual è la razio? Quali sono queste paure, questi condizionamenti che ti rendono vittima? Vediamo. L'accondiscendenza. Pretendi il rispetto e l'amore che meriti. L'accondiscendenza. L'accondiscendenza è accondiscendente al luogo comune. Che cosa significa questo luogo comune? Facciamo degli esempi. Magari vale per alcune di voi che si trovano nella situazione in cui qua ci sono 3 persone e lui ha paura. Facciamo questo esempio, poi ognuno lo applica, no? Perché mi è uscito così, significa che un gruppo sostenuto delle persone che guardano rispecchia questa situazione. È accondiscendente al luogo comune e non devi amare un'altra persona e non puoi, e perché stai insieme già a un'altra persona. Questo è la razio, è il luogo comune, che piuttosto che vedere l'obiettivo come il divino, come vi ho spiegato nel video Fiamme Gemelle, Anime Gemelle, vede come obiettivo la persona che è il simbolo del divino, il fasullo, come vi ho spiegato bene lì. Quindi anziché avere contatto con le proprie emozioni, sentendo la frustrazione che gli può arrivare legata a questa emozione che gli piace un'altra persona ma sta con un'altra, è innamorato, non è che gli piace, qua c'è un 2 di coppe, o comunque sia prova una cosa molto grossa, va bene? Con l'asso di denari, che è il sole per me l'asso di denari, no? Col 2 di coppe, parlano chiaro. Allora, il divino gli sta chiedendo di fare conti con delle emozioni che hanno a che fare con la frustrazione. Perché la frustrazione? Perché quando sei accondiscendente ti sottometti, no? Sei accondiscendente al luogo comune, al sito è giusto o sbagliato, meglio o peggio, conveniente o sconveniente, questa è la razio, o comunque la mente razionale. C'è frustrazione, quindi è accondiscendente alla frustrazione, perché la frustrazione la conosce. E allora, siccome l'ego, la razionalità è tutto ciò che è conosciuto, sto meglio laddove è conosciuto, anche se è una schifezza, rispetto a quello che non so, non conosco, ma laddove mi batte il cuore. E quella è la dea Arazor, è la mente creativa. Quindi ha queste sensazioni di frustrazione. Bene, allora, come diceva il mio professore all'università, il professor Longo, lo nomino sempre, la natura vince sempre, il matto, l'istinto, stasera faccio l'amore con te, mi ha strappato il cuore. Questa è la verità energetica. Adesso andiamo a vedere, lavoriamo sull'archetipo. Ragazze, ribadisco, e ragazzi, questi sono cose per tutti voi, per tutti noi. Va bene? Noi facciamo lo specchio l'altra persona che è un simbolo, una maschera del divino. Vediamo adesso con l'archetipo, quale archetipo abbiamo sull'accondiscendenza. Vediamo cosa ci esce.
Quale archetipo abbiamo sulla condiscendenza? La pioniera. La pioniera. Allora, leggiamo l'aspetto in ombra e l'aspetto in luce. L'aspetto in ombra è quello a cui no, si sta sottomettendo, accondiscendendo. La necessità compulsiva di essere sempre in movimento. Si sta distraendo per non essere in contatto con la sensazione di frustrazione. Si distrae, si distrae, si distrae, si distrae. La mente ti distrae, no? Qual è l'adempimento del karma in questa settimana per lui? Qua abbiamo una lampadina con il cuore. Cos'è la lampadina? La genialità. Cos'è la genialità? La mente creativa, la sovramente. L'illuminazione e la sovramente, la razionalità, l'ego, il sistema di credenze e la vittima e l'oscurità. Qua abbiamo l'illuminazione con la lampadina. Passione per fare e creare quello che non si è mai fatto prima. Non ha mai fatto prima, non si è messo mai prima in contatto con questa emozione così duramente. Perché? Perché ha trovato attraverso una persona il divino che gli sta mandando da fare i conti con quell'emozione per avvicinarsi a lui, al divino. Quindi, che cosa viene fuori grazie a questo matto che abbiamo visto, questo istinto, lanciarsi nel vuoto, nella fede il matto, no? L'atto di fede il matto. E come diceva Platone, all'epoca di Platone non c'era la parola follia, ma c'era nemmeno la parola fede, cioè, non c'era la parola fede, scusatemi, c'era la parola mania. Quindi la mania era la fede, colui che seguiva la mania, che è poi la follia, era chi aveva fede, è il matto. Quindi qua si accende l'illuminazione di questo, di fare una cosa che non ha mai fatto prima. Ok. Che è quella di mettersi in stretto relazione e contatto con l'emozione della frustrazione generata dalla condiscendenza al luogo comune. È meglio questo, è peggio questo, è migliore, peggiore, giusto, sbagliato, negativo, positivo, la dualità. Ok. Voglio vedere adesso con le carte dei chakra qua mi cade tutto. Qual è il chakra corrispondente, dove sta battendo la Kundalini per lui in questa settimana. Quindi come vede lui lei, o questa persona che da questa parte con energia mascolina, l'altra persona, come la vede? Vediamo. Vediamo. Che ti ho detto? Terzo chakra, autostima, 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 la volontà di esercitare il potere, è sottomesso all'ego. Quindi The Naked Self, cioè la nuda bellezza, e qua c'è un lui e tanti lui che guardano una lei. E cosa vi ho detto fino a questo momento? Guardate come stanno le energie femminili: 9 di denari, 9 di coppe, 9 di denari, 9 di coppe di nuovo, 9 di bastoni. Cioè ci sono delle lei con molto amor proprio che vengono guardate dal maschile come nude e crude, cioè nel senso nude e crude nel senso nella loro totale bellezza, autenticità. Allora qua c'è il terzo chakra che mi dice che ha a che fare con la volontà. La volontà di cosa? La volontà di abbattere la sovrastruttura dell'ego, della condiscendenza al luogo comune, avere l'illuminazione e seguire la fede, la mania, la follia, che si discosta dalla mente razionale. Quindi lui c'è anche gelosia. C'è anche gelosia nei confronti del femminile, ok? Beh. E mettiamo così, adesso voglio andare a vedere, ragazzi, ci mettiamo questi qua, che non li usiamo da un po'.
le carte metaforiche associative. Allora aspettate un attimo, però ce le mettiamo così, che sono tantissime queste carte. Battiamoci con serenità 850 milioni di carte, con grande serenità. Aspetta, facciamo così. Uno. Le ho mischiate tutte maschi e femmine, maschile e femminile, allora facciamo così. Prendiamo un po' di qua, un po' di qua, un po' di qua, qua, un po' di qua e ci mettiamo così, dai. Allora, vediamo un po' con che maschietti o signorine abbiamo a che fare in questa settimana, vediamo. Allora, vediamo un po' cosa ci dicono le carte metaforiche associative maschili e femminili. Eccolo, vediamo. Guarda come sta questo! Guarda, lo sapevo che usciva questo qua. Guarda come sta questo, come la guarda. Sta bruciando dentro, guarda come sta. Qua si preannuncia un ragazzo giovane, cioè un ragazzo giovane anche immaturo da un punto di vista emozionale. E quindi c'è un ragazzo giovane, un po' questi tratti somatici, però qual è il senso, al di là se c'è questa persona o meno, che lo sguardo è proprio della serie, mannaggia la miseria, mi fa impazzire, cioè, hai capito, no? Che lo guarda così senza dire una parola. Vediamo ancora che figure escono in questa settimana. 2000 no, guarda lei, è uscita la lei, questa c'era uscita già ragazze, no? È uscita la lei così che si fa i fatti suoi, non le importa di apparire in un certo modo. Qua c'è una lei che con la cuffietta qua per i capelli, gli occhiali, che una lei un po' più buffa, ma non le importa, lei sta con la sua natura selvaggia, perché i denari sente la natura selvaggia, lui non sa che noi facciamo le meditazioni sulla natura selvaggia, capito? Lui non la fa la meditazione sulla natura selvaggia. Quindi abbiamo una lei che sta così. Vediamo ancora che personaggi abbiamo. Abbiamo una bambina bellissima con... ok, allora, qua abbiamo una bambina e una ragazza. È una ragazza. Qua abbiamo un uccellino. Allora, questa cosa mi fa venire in mente... in quale podcast non mi ricordo, nelle Fiamme Gemelle, Anime Gemelle ve l'ho già detto, forse l'ho messo, questa cosa che vi sto per dire, in un altro podcast recente. Allora, quando noi creiamo tutto quello che ci accade, le immagini della nostra anima, che sono quello che vediamo quotidianamente, no? Tutto quello che ci accade sono immagini della nostra anima. E noi non creiamo mai da soli, creiamo insieme a qualcun altro. Questo qualcun altro si chiama codice narrativo. Questo codice narrativo ha a che fare o con la mente razionale, il luogo comune, oppure con il divino, la mente creativa. Ok. Detto questo, quando vi ho spiegato che durante la separazione di amore e psiche, quando c'è questa separazione che ancora Psiche sta cercando amore, se all'orecchio di Psiche gli sussurra, qua c'è un uccellino che sussurra all'orecchio, gli sussurra la mente creativa, allora si crea bellezza. Se a sussurrare all'orecchio di Psiche, cioè di anima, è la razio, è il luogo comune, si crea oscurità. Allora questa carta secondo me ti dà un interrogativo. Io qua già vedo che tu agisci bene, il femminile agisce bene in questa settimana, però c'è il 3 di spada al blocco. Che cosa vuol dire? In questa settimana, questo è un monito più per te che stai guardando, che tu sia uomo o donna non importa, no? Se sei qui stai sentendo l'energia femminile, c'è che l'energia magica, no? Della magia, quindi tu in questa settimana da chi scegli di farti sussurrare all'orecchio? Dalla mente creativa o dalla mente razionale? Questo è un monito più per te. E siccome qua abbiamo una lei con il viso aggraziato, no? Un po' più meno invasiva da un punto di vista, qua abbiamo gli occhiali, una lei che riflette molto, una lei che sta nel razionale, una lei, no? E allora abbiamo queste due figure che sono
opposte, quindi abbiamo questa duplice valenza in questa settimana. E qual è il senso? Da chi scegli di farti sussurrare all'orecchio? Qua abbiamo le orecchie chiuse dal foulard e quindi gli occhiali, quindi sto nella mia mente, oppure tolgo il foulard e ascolto l'uccellino chiudendo gli occhi. Qua c'è una lei con gli occhi aperti e qua una lei con gli occhi chiusi. Quindi gli occhi chiusi e la fede, ascolto soltanto il mio sposo celeste. Non ascolto il tre di spade, la mente razionale. Per fare cosa? Per superare me stessa, per creare bellezza e aprirmi alla vita, va bene? Aprirmi all'amore. Quindi questo è più un monito per te, che ti dice: se ascolti la mente razionale, ti vede analitica, non ti fa vedere al di là del tuo naso. Se invece chiudi gli occhi e apri gli occhi interni e ti fai suggerire dalla mente poetica, dalla mente creativa, allora la bellezza la vedrai ovunque. Va bene? Ok. Vediamone ancora. Vedrai la bellezza in tutto ciò che è. E qua c'è un altro signorotto sulla macchina che osserva. Qua c'è un uomo invece sulla 50-60 anni, insomma, appoggiato alla macchina. Ecco, qua c'è un uomo solo che osserva, un uomo solo che osserva. Sempre un uomo che osserva, qua c'ha gli occhiali e qua non c'ha gli occhiali. Io credo che qua c'ha gli occhiali quando vuole andare da lei e ha un'area, no, davanti a lei mi viene in mente la canzone di Battiato, quella che dice metto gli occhiali da sole per sintomatico mistero, no? Cioè qua sta come un pazzo, qua si mette gli occhiali per non far vedere che sta come un pazzo e si fa vedere ben vestito, con la macchina, ok, tutto bello sistemato, invece qua sta come un pazzo, mi spiego? Queste sono le due figure ambivalenti in questa settimana. Vediamone un'altra. Eccola. Non ci posso credere, il pagliaccio è uscito. Farà di tutto. Qua c'è un pagliaccio, guarda. C'è un pagliaccio, qua c'è un giocoliere, un pagliaccio. Farà di tutto per farsi notare da lei. Cioè le proverà tutte, secondo me, con se stesso prima di tutto e poi con la lei. C'è un po' il pagliaccio. Che ne dici se faccio il pagliaccio? Magari attraggo la tua attenzione, perché qua c'è una lei con tutti questi 9 di denari, 9 di coppe, 9 di bastoni che sta sulle sue e non viene attratta tanto se non ne vale la pena, ok? Quindi qua c'è uno che cerca di attirare l'attenzione. Vediamone un'altra. Vediamo se esce uomo-donna. Come ultima carta esce uomo-donna, vediamo. Sono uscite tante, va bene, prendiamo tutte, dai. Guarda, poi c'è quest'altra figura qui, sempre un lui imbronciato, un lui così che non capisce. Un lui che non capisce. Poi che c'è qua? C'è un lui che sta con la macchina qui, con i ferri, gli attrezzi. Sta pensando: che faccio? Prendo la macchina, vado, non vado? Sto pensando al movimento da fare. Magari mi faccio vedere con una bella macchina, è simbolica, no? Tutto per cosa? Per farmi notare. E qua abbiamo la regina. Qua abbiamo la regina. E qua il femminile sta come una regina proprio. Qua abbiamo una regina di altri tempi, Quindi qua abbiamo 3 figure importanti. Qua abbiamo lui che fa il pazzo, che cerca di farsi notare in tutti i modi. E tu più che altro dovresti fare le meditazioni per farti notare, non fai il pagliaccio. Vabbè, comunque ci fai pure ridere, perché comunque che cosa sarebbe senza di loro, senza quest'ironia, Quindi queste sono le figure di questa settimana. Voglio vedere adesso qual è. Tu stai riprendendo nel frattempo? Sì. Voglio vedere adesso con queste l'approccio sciamanico, ma qua già abbiamo sciamanizzato abbastanza. Vediamo qual è l'approccio sciamanico in questa settimana. Voglio vedere l'approccio sciamanico per lei. L'approccio sciamanico per lei, per l'energia femminile. Ma qua ce l'hanno detto già, è importante. Beh,
Ragazze mie, questa è uscita pure la settimana scorsa, se non sbaglio, il Gran Turco. Ma qua stiamo facendo un'abbondanza spirituale che si riversa nella materia sotto forma di abbondanza materiale in termini di affetti, di amicizie, di relazioni. Ma qua c'è il Gran Turco, ve l'ho detta pure l'altra settimana, ve la rileggo perché ci stanno battendo sul fatto che stiamo facendo un lavoro strepitoso sulle emozioni e quindi stiamo acquisendo la forza corrispondente alle emozioni. Vediamo il Gran Turco numero 10. Ah no, ho preso il libro sbagliato. Dove sta il libricino di questo? Dove l'ho messo? Dove l'ho messo? Ragazzi, non lo sto trovando. Dove l'ho messo il libricino? Ah, eccolo. Nel cassetto. Allora, 10 di 10. 10 di qualcosa, stavo dicendo. 10. Guarda, ti leggo giusto questo qua, no, questo è il 10, Gran Turco. Allora dice, il Gran Turco rappresenta la madre del sostentamento e l'abbondanza tangibile. Cosa abbiamo detto qua? Regina di denari, 9 di denari, la madre terra. Questo già mi dice anche che ci sarà abbondanza sul piano spirituale, non solo piano spirituale, scusami, anche nel materiale per il femminile. Cosa vuol dire ci sarà abbondanza materiale nella sezione femminile? Ci sarà abbondanza materiale nella misura in cui tu segui la magia e la mente creativa piuttosto che la razionalità. Qui vale per uomo e donna. Questo simbolo raffigura la prosperità materiale nel mondo della forma, che fornisce stabilità e sostentamento a molti. Ce n'è più che a sufficienza, cioè ci sarà abbondanza proprio. E qua dice, avete piantato un magnifico campo di sogni e avete lavorato con impegno. Vedi che vi ho detto, state lavorando benissimo. Ora lo spirito del Gran Turco viene a rendere onore al vostro sforzo mostrandovi una messe abbondante. È tempo di raccogliere la ricompensa del duro lavoro e della fiducia, che si tratti di gratificazioni finanziarie o di una prosperità che si misura più nella qualità che nella quantità. Siete davvero fortunati quando compare questo simbolo. Non dimenticate di condividere la vostra buona sorte, cioè è la carta migliore del mazzo. Ma già lo dicevano qui che avete lavorato bene con le emozioni. Quindi, ragazze mie, questo sta come un pazzo, il maschile sta come un pazzo perché? Che cosa vuol dire questa cosa? Su un altro livello, che cosa ci sta dicendo la nostra missione dell'anima, il nostro karma e dharma in questa settimana? Hai due possibilità, ce lo dicevano anche qui, in questa settimana. O chiuderti le orecchie, non sentire, metterti gli occhiali, segui la mente razionale, oppure chiudere gli occhi esterni, aprire quelli interni, ascoltare l'uccellino dell'anima, l'uccellino del tuo sposo celeste. Se lo fai, piuttosto che seguire la mente razionale, che cerca di farsi vedere in tutti i modi, facendo il giocoliere con te, no? Cerca di farsi notare in tutti i modi la mente razionale perché sta perdendo, allora che succede? Tu diventi regina o re, godendo dei frutti sia dell'abbondanza spirituale che dell'abbondanza materiale. Quindi abbiamo due possibilità in questa settimana. Seguiamo la mente razionale che si fa il giocoliere in tutti i modi, o la mente intuitiva e creativa. Se segui la mente intuitiva e creativa, godrai anche di abbondanza in termini materiali, diceva anche sulla carta, abbiamo letto, finanziari e qualità spirituali. Detto questo, ragazze mie, ragazzi, io non aggiungo altro, stesa emozionantissima e basta, ragazze mie e ragazzi, concludo qui. Quindi mi ci faccio un in bocca al lupo a tutti e a tutti, vi abbraccio profondamente, grazie all'infinito per tutto l'amore, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua!